Ragazzi, buongiorno. Se l'altro giorno vi ho fatto vedere come andare a calcolare il massimale in maniera diretta, cioè andare proprio a vedere il carico che riuscite a sollevare una sola volta, adesso possiamo andare a capire come andare a calcolare il massimale in maniera indiretta. È un modo di lavoro che è più consigliato a chi è un po' meno esperto, o magari chi di voi non ha la possibilità di avere sempre a disposizione un partner d'allenamento che lo possa assistere nel mentre eseguite un test del massimale diretto, perché come detto il test massimale diretto è molto impegnativo, richiede esperienza, ma comunque sempre un qualcuno che vi possa assistere nel mentre eseguite questo test, perché potrebbe essere pericoloso e quindi se qualcosa va storto qualcuno vi deve tirare via il bilanciere per non rimanerci sotto. Allora ci viene in aiuto questo modo di andare a calcolare il massimale in maniera indiretta. Come si fa? Si va ad utilizzare delle tabelle di confronto. Ci sono degli autori, che vi metto qua in sovraimpressione, che hanno valutato nelle varie percentuali di carico quante ripetizioni il soggetto riusciva a fare. Come potete notare da queste tabelle ci sono delle differenze. In base all'autore che andiamo a prendere avremo una tabella per andare a generare la percentuale di intensità del lavoro e all'incirca le ripetizioni che vengono. Questi sono tutti autori molto importanti. La tabella che voi dovete andare a prendere secondo me riflette un po' anche le vostre caratteristiche, perché io vi ho messo 3 autori: Hatfield, Poliquin, Bompa. Ce ne sono anche altre che hanno testato questi massimali, però è normale che se mi prendete un Bompa che ha testato principalmente atleti che arrivavano da sport di endurance, come potete notare, a parità di intensità in certi livelli fanno questi atleti tante più ripetizioni. Se andiamo a prendere invece un autore come Hatfield, abituato di più a lavorare con soggetti che fanno forza, possiamo notare che a parità di intensità i soggetti eseguono meno ripetizioni. Quindi questo per dirvi che cosa? Che se siete più orientati alla resistenza mi potete prendere e sfruttare la tabella di Bompa, se siete più orientati ai lavori di forza una tabella di Hatfield. Come si fa a sfruttare questa tabella? In primis, quando fate questo test massimale indiretto dovremo andare a lavorare con un'intensità all'incirca dell'80-85% del vostro massimale. Questo sta a indicare che dovremmo lavorare con un range di ripetizione a mio avviso non superiore alle 6 ripetizioni, perché se mi fate il test in diretto e mi superate, mi fate tante ripetizioni, diciamo che subentrano anche dei meccanismi metabolici che potrebbero influenzare poi la prova. Quindi l'ideale sarebbe scegliere un carico che vi permetta di gestire, a mio avviso, 3-6 ripetizioni. Con quello che trovate con le 3-6 ripetizioni andiamo a sfruttare poi la tabella e andiamo a questo punto a calcolarci il nostro massimale in diretto. Anche in questo caso, quando mi fate questo test, anche in questo caso potremmo rappresentarlo un po' come un ramping, un carico di avvicinamento. Le prime serie saranno ad ampio buffer, quindi lo sfruttate per fare un riscaldamento sempre più pesante, poi a un certo punto andate a mettere quel peso che voi pensate di gestire 3-6 ripetizioni, vi mettete sotto e vedete quello che viene. Tutte le ripetizioni che riuscite ad eseguire in maniera corretta e senza aiuto esterno rappresenteranno la vostra intensità di carico. Mi spiego. Noi abbiamo selezionato un peso. Esempio, facciamo 70 kg. Stiamo facendo panca piana. Prima vi siete riscaldati, vi mettete a fare proprio la vostra prova in diretta. Con 70 kg voi mi riuscite ad eseguire 5 ripetizioni. La prova è andata bene, 5 ripetizioni le avete fatte voi, tecnica corretta senza aiuti esterni. Queste 5 ripetizioni noi le andiamo a mettere nella tabella che vi ho mostrato prima. Diciamo che il nostro soggetto è più orientato ai lavori di forza. Noi andiamo a vedere che queste 5 ripetizioni nella tabella rappresentata dall'autore Hatfield, che abbiamo detto più orientato al lavoro di forza, rappresentano un'intensità pari al 90%. Quindi 5 ripetizioni per noi rappresentano il 90%. Quindi a questo punto dovete essere un po' bravini con la matematica, dobbiamo andare a fare una proporzione. Se io con 70 kg sono
al 90%, con X sarò al 100%. A questo punto, per andare a calcolare qual è il nostro carico massimale, facciamo 70% diviso 90 e ci uscirà fuori, proviamo a farlo allora, quindi 70 per 100 diviso 90 uguale, rientro, sono andato a prendere la calcolatrice, allora se no qua non riesco, per 100 diviso 90, ok, il nostro massimale sarà rappresentato da 77,78 kg. Questo rappresenta il nostro 100%, o quello che teoricamente rappresenta il nostro 1RM indiretto. Quindi in questo modo, senza andare a testarlo proprio di persona, perché magari non ci fidiamo, siamo da soli, non vogliamo rischiarla, sappiamo che il nostro massimale indiretto è di 77,78 kg. Quindi questo è il calcolo del massimale indiretto, un ottimo modo per riuscire a testarvi. Magari già vi state allenando, magari nel vostro programma di allenamento state lavorando con le 3, 4, 5 ripetizioni, potete andare a sfruttare queste tabelle che vi ho dato e da qua potete andare a capire quello che ipoteticamente potrebbe essere il vostro 1RM. Poi, se avete la voglia e avete la possibilità di farvi assistere nell'eseguire a fare questo test massimale, potreste andare a verificare, come vi ho fatto vedere nella precedente scheda, quale sia il vostro massimale diretto. Spero che anche questo video vi possa aver dato degli spunti per i vostri allenamenti. Mi raccomando, pollice all'insù, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!